Visto che sul finire del 1998 entrare in possesso di dischi masterizzati contenenti i giochi PlayStation più strani e inaspettati era un'operazione alquanto comune, ci capitava spesso di trovarci per le mani giochi in bianco e nero. E questo accadeva perché PS1 era in grado di riprodurre giochi sia in formato PAL che NTSC. Il problema è che la maggior parte delle TV che avevamo in casa ai tempi il segnale NTSC non lo supportavano correttamente. Per fortuna, mio padre, consigliato dal fedele Marcello, acquistò subito un comunissimo cavo RGB SCART, risolvendo questo inconveniente e rendendomi così uno dei pochi bambini ad avere l'onore di poter giocare a Ultimate Battle 22 a colori. Purtroppo però neppure i colori poterono fare granché per salvare un titolo che, in tutta franchezza, era bruttino, ma vuoi anche perché si trattava di un gioco un po' più raro di altri, era molto ambito, ben più popolare e diffuso, e almeno altrettanto brutto, c'era poi Final Bout, gioco su licenza della serie GT. Erano anni in cui la popolarità di Dragon Ball cresceva di giorno in giorno, soprattutto tra i miei coetanei, ma con la storia eravamo ancora molto indietro. Non conoscevamo quasi nessuno dei personaggi disponibili in questi giochi. La serie Z non sarebbe arrivata su Italia 1 prima del 2000 e GT perfino più tardi. Anche Dragon Ball Deluxe, il manga che al costo di lire 5.000 mio padre mi comprava religiosamente ogni mese in edicola, nel 98 era ancora incastrato nei suoi primi numeri. Poi, per sentito dire, ci arrivavi tramite cugini e fratelli più grandi a scoprire cosa fosse un Super Saiyan, chi fosse il temibile Cell, ma in verità ci importava fino a un certo punto, perché era Dragon Ball e noi in fondo eravamo contenti anche se i giochi non erano poi tutto sto granché. Se Dragon Ball ce l'avessero venduto affettato, l'avremmo mangiato anche dentro al panino. Aprì ad appena qualche minuto da casa mia un negozietto che offriva la possibilità di noleggiare videogiochi. Quindi quasi tutti i sabati pomeriggio mi facevo una bella passeggiata e sceglievo il gioco che mi avrebbe tenuto compagnia per tutto il fine settimana. Poi a volte, con il resto delle 5.000 lire che mi venivano date dai miei genitori, sulla via di casa mi compravo il gelato o le patatine, a seconda della stagione. Il primo gioco che noleggiai, a mia memoria, fu il famigerato Bubsy 3D, ma visto che sabato e domenica erano quasi sempre troppo corti per godere appieno di un gioco, mio padre decise di acquistare un masterizzatore e, affidandosi a storici software come Nero Burning Rome, presto sostituito dall'imminente Clone CD, divenne in breve capace di fare una copia funzionante di qualsiasi gioco ritenessi valido abbastanza da voler continuare oltre ai limiti di tempo imposti dal noleggio. Era un procedimento che non sempre andava a buon fine, in particolare nei primissimi tempi, ma che contribuì comunque ad ampliare enormemente la mia collezione. Il problema è che, non avendo un punto di riferimento, come invece accadeva coi giochi PC grazie al supporto costante di giochi per il mio computer, scegliere un gioco per la PlayStation significava doversi affidare completamente alla sua copertina, cosa non sempre facile. E certe copertine un po' minimal mi tenevano lontano da giochi potenzialmente molto validi perché non riuscivano ad attirare la mia attenzione come altre magari più appariscenti. Fu questo il caso di Tombi, il mitico bimbo selvaggio coi capelli rosa in guerra contro i maiali cattivi. Mi colpì sin da subito. Era un gioco di piattaforme, come piacevano a me, ma c'era tutto un sistema di quest, di misteri e richieste da risolvere che portavano organicamente a un approccio e a un tipo di progressione non lineare. A mio parere però furono anche l'estetica generale e gli accattivanti motivetti della colonna sonora a fare la fortuna di Tombi, un gioco che ha segnato i ricordi di tantissime persone cresciute negli anni 90. Ma se parliamo di icone PlayStation di questo periodo, non possiamo non citare Parappa, rhythm game basato sul rap. Ricordo trovassi molto divertente il fatto che questi bellissimi personaggini fossero bidimensionali, inseriti in un ambiente 3D, come fossero stampati su carta. Ma al gioco in sé ero scarsissimo. Io ero della scuola che devi premere i tasti a tempo. Kick, punch. Poi però arrivava sempre quel bambino che ti faceva milioni di punti giocando così. Chiaramente poi quando ci provavo io mi beccavo il game over. What?
L'aspetto cartoon, tutto colorato di giochi come Tombi e Parappa riuscì ad attrarre perfino l'attenzione di mia madre, che per un certo periodo prese a dimostrarsi curiosa di provare a mettere mano al controller. Le piaceva Kula World, gioco che ovviamente scatenava l'ilarità molesta mia e di molti miei coetanei per via del suo titolo, ma si stancò presto, perché credo che mia madre non sia mai riuscita a digerire davvero il passaggio da 2D a 3D. Poi sto gioco sì che faceva venire brutta voglia, altro che Sonic. Un giorno mi disse: bello, noleggiamo questo. Che paura. Casper fu un film dal successo spettacolare e l'idea di rivivere la storia dell'amatissimo fantasmino in questione attraverso un videogioco ufficiale era, non lo nego, alquanto allettante. Purtroppo però, come spesso accadeva con i giochi su licenza e soprattutto con quelli tratti da prodotti dedicati ai più giovani, il gioco era brutto, tendente al terrificante. Era molto difficile interpretare cosa esattamente il gioco volesse da noi e al contrario era facilissimo perdersi per la buia magione anche alzando la luminosità del televisore al massimo. E la prospettiva dell'inquadratura finiva sempre per nascondere Casper, scelta che mi lasciò perplesso già ai tempi. Ma in generale di giochi su licenza su PS1 ce n'erano tantissimi, anche dedicati a film per grandi. Mi viene in mente Alien Trilogy, altro gioco buio pesto dedicato ai primi 3 film della serie che però, per quanto valido, non riuscì mai davvero a convincermi perché era ormai uno sparatutto di stampo un po' vecchio. Ma c'era anche Die Hard Trilogy, sviluppato dallo stesso team di Alien Trilogy e anch'esso dedicato ai primi 3 film della serie. Questo però era proprio figo perché a ognuno dei 3 dedicarono un tipo di gameplay diverso ma tutti segnati da una comune immediatezza dovuta a un'impronta fortemente arcade. Die Hard, immancabili la canottiera e i piedi scalzi, si proponeva come uno sparatutto in terza persona. Die Hard 2 diventava uno sparatutto su binari, tipo Time Crisis per intenderci. E inaspettatamente Die Hard 3 diventava una sorta di precursore di Crazy Taxi, con caotiche e adrenaliniche corse in città volte a disinnescare per tempo una serie di bombe. A me la varietà è sempre piaciuta e quindi con Die Hard Trilogy ci andavo veramente a nozze. Ma c'era anche un altro gioco tratto da un film di successo, anch'esso avente protagonista Bruce Willis, ossia Il Quinto Elemento, che tra l'altro, secondo me, filmone. Il gioco bruttino recuperava un po' quando si sceglieva di giocare nei panni di Lilu, Milla Jovovich nel film. Lilu Dallas Multipass. Ma c'era anche un altro gioco avente protagonista Bruce Willis ed era Apocalypse, gradevole twin stick shooter al cui protagonista Bruce Willis in persona prestò, oltre che le fattezze, si fa per dire, anche la voce. Da noi fu doppiato però da Mario Cordova. Benvenuto in paradiso. Io lo ricordo principalmente come la voce di Richard Gere, ma era già stato proprio Bruce Willis in Pulp Fiction. Comunque, parliamo di cose serie. Un giorno tornai a casa dalla mia passeggiata con in mano 3 dischi anziché 1. Mio padre mi chiese giustamente quanti giochi avessi noleggiato, quanto avessi speso, ma gli spiegai che il gioco in realtà era uno soltanto. Semplicemente era diviso in 3 dischi. Allora deve essere bellissimo questo gioco. Come si chiama? Risposi: Final Fantasy V. E io mica li sapevo leggere ancora i numeri romani, dunque per me, per qualche tempo, questo gioco rimase Final Fantasy VI. E Final Fantasy VII fu per me un'esperienza davvero strana. Fui letteralmente stregato dal filmato introduttivo, incalzato dalla strepitosa colonna sonora, ma rimasi stranito dalle fattezze dei personaggi, che prima sembravano i Playmobil con cui ero solito giocare all'asilo e poi invece diventavano fighissimi quando era tempo di combattere. E il combattimento era ancora più insolito, perché si svolgeva attraverso dei menu, a turni. Come se non bastasse, il gioco era in inglese e quindi le varie opzioni che mi venivano proposte non erano affatto chiare, così come per nulla chiaro era il contenuto dei numerosissimi dialoghi. Quindi la storia dovevo un po' inventarmela, costruirla in base al contesto. Poi un'amica di mia madre mi regalò Agent Armstrong, che all'avvio aveva una schermata di selezione con tutte le lingue tranne l'italiano, e quando mi lamentai di questo inconveniente mi fu comprato un piccolo dizionario tascabile inglese-italiano. Quindi io, con grande pazienza, mi mettevo lì e cercavo Cassa Massacro. Bene fatto, agente. E fin qui. Tuo stretto, fuga...
tuo stretto fuga con il sindacato maestro piano. E quindi questo lavoro piano piano cominciai a farlo anche con Final Fantasy. Guarda, il bene. Però, capito, era un casino e per quanto con non poche difficoltà fossi riuscito a farmi un'idea sorprendentemente chiara di quanto stesse accadendo nelle interazioni fra i vari personaggi, non fui proprio in grado di capire alcunché quando il gioco prese a spiegarmi cosa fosse e come utilizzare la materia. E così, ignaro di una meccanica di gioco a dir poco fondamentale, rimasi incastrato per ore ed ore con un Cloud equipaggiato soltanto con Lightning e Ice. Senza magie, evocazioni, bonus attivi e passivi, mi ritrovai per le mani una versione molto più difficile del gioco, in cui la mia unica vera salvezza erano le limit break, e quelle di base, ovviamente. Figurati se sapevo cambiare le limit. Tra l'altro io Cloud lo chiamavo Cloud, e l'idea di poter cambiare il nome ai personaggi mi piacque talmente tanto che durante uno dei miei numerosi playthrough decisi di chiamarlo Ignazio. Con tutti questi problemi, non riuscire a progredire diventava per me ciclicamente assicurato, ma questo gioco mi attraeva talmente tanto che ogni volta che mi bloccavo, pur di continuare a giocarci, lo ricominciavo, e nel giro di un paio d'anni credo di averlo ricominciato decine di volte. Durante il mio ultimo e più fortunato playthrough riuscii a spingermi addirittura fino al Cosmo Canyon, dove la mia avanzata fu però bloccata da questo specifico boss, che divenne per me un muro invalicabile e che, dopo ore di inutile grind e innumerevoli tentativi falliti, mi spinse a perdere ogni speranza di poter mai completare il gioco, che decisi poi di abbandonare e che avrei ripreso, finito e amato soltanto anni e anni più tardi. Ciò nonostante, fu per me un gioco segnante per tantissimi motivi diversi e andò a definire nella mia mente il concetto di gioco di ruolo giapponese, al punto che da lì in poi, ogni volta che mi capitavano giochi coi combattimenti a turni, pensavo: ah, ma è come Final Fantasy. C'era qualcosa che trovavo irresistibile nei personaggi, nei luoghi, ma soprattutto nelle musiche, che a volte mi piaceva ascoltare per interi minuti, lasciando Cloud fermo come ad ascoltare con me. Lucia San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Non ce la faccio, troppi ricordi. La verità è che se volessimo stare qui a parlare del mio rapporto con Final Fantasy VII o con Final Fantasy in generale, altro che 10 minuti di video ci servirebbero. E come giustamente diceva il professor Oak quando cercavi di usare la bici al supermercato, c'è un luogo e un momento per ogni cosa. Ma non ora, dobbiamo andare avanti, ci sono ancora tanti altri giochi di cui dobbiamo parlare per ricostruire la storia della mia vita e, a giudicare da alcuni dei commenti, anche della vostra. Credo che ne uscirà un articolo notevole. Voi no?